리사도 함께야. Ed eccoci qua anche oggi, un nuovo video, non streaming, non in diretta, però vediamo un po' com'è questa nuova classe, la Radiant Soul, seconda classe di Laby, secondo avanzamento, che esce oggi il 30 gennaio, qui nel server internazionale. Io ho già un bel po' di cose pronte che tenevo già da parte per lei. Proverò a fare il video in 2 lingue per vedere un po' anche che magari se c'è qualche inglese o qualcuno che comunque non conosce l'italiano, se è interessato almeno può capire ciò che dico o comunque riuscire a farsi un'idea. Il mio inglese fa schifo, però sempre meglio che niente, dai. Sperando che anche l'audio di gioco non sia eccessivamente troppo alto, che non sovrasti la mia voce. E bene. Or dunque, so as I said when the video started, I will do this video with by talking 2 languages, Italian and English, just to in hope to explain in a good way also in English, so if someone doesn't know the Italian language can look can watch the video and maybe somehow, I don't know, but somehow understand what I'm talking about in the video. So apologize for my English, I know it's bad, but at least I hope it's better than nothing to understand, of course, what we are looking at here in this video. So as I said, I stored a lot of things just for this second class of Laby, the Radiant Soul. It's a couple of days I don't log in, so I don't remember what I have in my mail, but let's check if there is some advancement class ticket and skill for the skill unlock, the tickets, of course. Lucky Hammer, Mysterious Orbs. There is the enhancement event here, so I have a bit of Blessed Fluoritor. C'è l'evento dell'upgrade, per cui ho qualche item, qualche fluo, qualche restoration. Lucky Hammer. Inventory expansion, ok. Inventory, Philosopher, drop, Stamina Potion, Camilla, ok.
Heels off, cross. Okay, so maybe I have something in the back. No, I have nothing. Well, good, very good. Then it's nothing. Ok, it's fine. No problem. Non c'è problema, mi sembrava di avere qualche cosa, invece forse ce l'ho in effetti nell'altra Laby. 알겠어. 가자. 다녀왔다. 재밌었다. 다녀왔다. Second class. First class. Sapevo di averci qualcosa. I know I had something. I have a bad memory when I'm seeing it before. Okay. Oops. Cannot be shared. Cool. Cannot be shared. What if I open? The main advance. Cannot be shared. Okay. So before open, prima di aprire, okay. Never mind. Never mind. Let's go like this. 신난다. 출발. 리샤도 함께야. Oggi è un po' lento, si vede che... boh. Ok. 안녕하세요. 저 초보은행 서비스 담당 루리엘입니다. Ok. Sparky Child, Twinkle Child, of course Twinkle Child. 선생님, 보고 있어? 라비 엄청나게 멋있지? Ok. So new combos. We will see. Nuove combo che 라비, vedremo. 좀 더 근사해진 Finalmente anche 기분이 da 들어. Shining Romantica. New combos here also. And ok. 저도 어서 언니처럼 인정받고 싶어요.
Ok. 있지. 라비는 앞으로 더 대단해질 거야. Ok, andiamo a vedere un attimo un paio di combo. Scusate, guardavo un attimo i ranking, ma giustamente non ci sono quelli di Anya. 야호! 좋은 하루 밥 먹었어? 리테인. 오늘도 자주 오자구. Allora, classico, queste sono tutte questa è morta. Poi c'è ZZ. Ok. Dash ZZ. Dash ZZ. Ok, quindi fa knockdown. Ok. Interessante. Stoic combo. Jump, double jump, ok, yes. Classic, ok. Ok. Ok, sì. You can use this by falling a bit, like this. Like you jump with this.
if you do it fast, you can also go down and come up with the last tricks. But you need, of course, to practice a bit before, as you say. Not that easy in the early tries. Ok, those was the combos. Queste erano le combo della Shining Romantica. Ovviamente non sono ancora trasceso, per cui le combo sono limitate. Adesso guardiamo anche un po' di skill. Le abilità sono le basi, le conosciamo, avevamo già visto nell'altro video in Aurora, che continua ad essere una core, una skill core. So we saw in Aurora last time, and as you know, this is one of the core skills that Laby use. So of course it's also the same goes for the Radiant, and so we will spam it, of course, because as you can see, if you remember, it increases magical and physical attack by 10% for 20 seconds, and also recharge your sentimental points that you need to make your skills and combos powerful, you know. Quindi dovremo sempre usarla, così avremo potenziate combo e skill, come ho spiegato anche nel precedente video. Le altre skill poi sono situazionali alla fine, quindi non sto a riprenderle. Guardiamo qualcosa di nuovo. Let's see something new. I'm helping. It's the new one of the core skill of the Radiant. It's basically change this skill changed the mechanic, how the character works. Okay, so in the Radiant, it is different compared to the Eternity one, because in the Eternity one you had awakening skills on the upper bar, on the top bar, over the skills bar, and when you activate awakening skill like Laby Ball, for example, it gets registered to the top bar, and you can use the skill by doing a command plus the command to activate the skill. But here is different. You use this I'm helping by making powerful your skill. You can make more powerful your skill and adding effects to your skills. Not every skills are affected by this buff, but we will see which skill are affected. By using I'm helping, you will gain this buff, okay, that persists. And the next skill you use will add Nisha Hello here in this 3 places, okay, and when you have every time you use this I'm helping, you use a skill. You can let's see if I find one. Milky Way should be fine, okay. So you do
I'm helping, and then Milky Way. As you can see, I have a Hello Nisha point here. So once I do again the I'm helping, that is not on you after you use the skill that consumes. Let's see another skill. That works. And let's see. Not. That works. Reflection. And that works. It's windy. Okay. So now I have already the buff. I'm helping. It won't go away till you do a skill that consumes it. Okay, like reflection. As you can see, you have flowers, images here, so you know when you are using the buff. As you can see, you have another Hello Nisha just by using this skill. Okay, so let's activate it. As you can see, it has no cooldown, and you can also use this. And now I have 3 Hello Nisha. When you have 3 Hello Nisha, you can have you can reset your cooldown by pressing B. Okay. And when you activate this, all skill damage is increased by 1.2 times, MP recovery increased by 50%, and the duration is 15 seconds, and it has a cooldown of 60 seconds. So as I said, now I can use another skill. Okay. See, it has 10 seconds, now will be, okay, 10 seconds, B, and the cooldown is reset, just by pressing B, and of course I have a buff that increase my recovery MP, and of course power of skills. So, come dicevo poc'anzi in inglese, la Radiant, in questo caso la Shining Romantica, ha un sistema tutto suo che è differente da quello dell'Eternity Winner. L'Eternity Winner era l'Eternity Winner possiede un sistema con una barra aggiuntiva dove tu, come spiegavo anche l'altra volta nella live, puoi imparare, diciamo così, registrare un'abilità Awakening in questa barra sopra, semplicemente cliccando sulla skill, che non può essere lanciata se prima non è registrata. Una volta registrata si può utilizzare usando un comando che può essere, come dicevo in inglese, appunto Laby Ball, che viene attivata, viene registrata e poi successivamente attivata tramite il comando X, quindi semplicemente facendo la X, oppure camminando e facendo X. Quindi quello è il sistema dell'Eternity Winner. Il sistema appunto della Shining Romantica, della Radiant Soul, invece è diverso, non ha la barra aggiuntiva, però ha questo buff che si chiama I'm Helping, non ha cooldown, ok, costa 10 e va bene, può non consumare mana al 50% di probabilità. Poi gli incantamenti, sì, poi ecco, Super Armor oppure MP Cost.
però è instant, non so quanto possa convenire il Super Armor Effect, e risparmiare 2 di mana, insomma adesso lo proverò comunque. In ogni caso questo buff una volta attivato permane, non scompare fino a quando voi non skillate, non usate una skill che consuma appunto il buff I'm helping. Una volta che voi usate una skill che consuma il buff, guadagnate un punto niscia, un punto ello niscia, per cui voi potete sempre attivare il buff e guadagnare sempre un ello niscia point. Un'altra cosa, ogni volta che voi potenziate una skill che utilizza questo buff, questa skill verrà potenziata in base a ovviamente quello che vi dice la skill. Che ora qui nelle skill, ecco, sì, lei praticamente normalmente fa Starlight Magical, ok, 845% multi hit, e quando invece si usa Need Help, si usa il buff I'm helping, ok, sostanzialmente lei abbassa la potenza delle multi hit, quindi da 8,45 si va a 8,28, ma Physical Magical Attack Power decrease e Physical Magical Defense decrease by 20, vedete, 20%, diminuisce l'attack power degli avversari e anche la difesa del 20% per 10 secondi dopo aver lanciato questa skill. Per esempio questa qui fa aumenta la velocità di corsa e del salto, la forza del 20%, e aumenta la velocità del 10%, dura 20 secondi, però ovviamente perderà la potenza da 383 a 356. Reflection alla stessa maniera, perde un pochettino di potenza, però guadagna il fatto che ti dà 40% di danno ridotto. Questa aumenta, Sun Shower aumenta, cioè ti dà per 3 volte HPMT del 15%, ovviamente con danno ridotto. Su questa cosa del danno ridotto però vi devo anche specificare che quando si usa il buff, in ogni caso è vero che il danno viene ridotto di un pochettino come avete visto, ma c'è questa passiva che si chiama You and I, che aumenta le skill, il danno delle skill del 20%. Quindi alla fine è vero che le skill fanno un po' meno male, però il loro power generale viene aumentato dalla passiva, quindi conviene usarlo sempre il buff, anche perché comunque potete resettare e aumentare il danno ancora del 20% quando premete V, che anche V alla fine vi fa da buff oltre che da reset. So as I said also in Italian, you have to always to use I'm helping, because it's true that as you can see here, for example, you do 845% damage, and with this buff I'm helping, you have lower damage in the percentages, as you can see, down to 828 from 845. But this passive also gives you, when you use Hello Laby, also it gives you 20% skill damage.
And yes, this skill increase your power of the skills by 20%. So it's fine. You should use always some helping, even if the power on percentages is lower, because this passive increase your power of your skills by 20%. Okay, so this passive plus this passive, this hello Laby, when you can use it, so it's 20 from this one and 20 from this one, so it's really powerful combined. And well, these skills, when you use the I'm happy, as you can see, buff you by recharging your HP and MP by 3 times. And for example, reflection instead gives you 40% damage reduction, and not now. You can see the difference, because when you use the buff, the skin is different. Now there are flowers here, but without the buff they are not. So you can also by visual you can see easy if you are using or not your buff. And then we have this one increases your speed only by with buffs. And this one, the Milky Way, decrease the defense and the attack of the enemies. So always use this buff before every skill that need help Laby is mentioned in the skills. Always use I'm helping. Once you have used 3 skills, you will have 3 niche points. Okay, and you can also reset your skills, as I said. Okay, and for low time, for in PvP 6 seconds, but 15 in PvE in dungeon, you will have MP recovery and 20% skill damage more. So, and you will get reset the flowers bar, the Nisha, hello Nisha points. Okay, we said everything about this system, so let's go check the passive. Okay, the passive, as I said, this one gives you 100 MP, and that's good. And also fact, the passive is this one of the V, and increase your skill damage, as I said, by 20%, and increase your MP recovery by 50% for 15 seconds on dungeon and 6 seconds, of course, on PvP, as I said last minute. The other passive that has the shining Romantica is the this with you. After you use the buff, need help Laby, skill 20% damage more, so it's always useful to use this buff before every skill that have damage increased by need help Laby. Then the other passive is this flexible mind. Use sentimental point to make attack stronger. Gain sentimental points more effectively during awakening. Use sentimental points to make skill even stronger. Of course, as also eternity, when you use skills with points, sentimental points, you do more damage. So always have inner aurora active to gain the points, of course, and deal more damage.
And when you use sentimental points, you have critical damage increased by 20%. So don't underestimate the sentimental points. They are OP. So always spam Inner Aurora and Unhappy, because those two skills are core and will help you a lot. Then when you use an active skill, you will gain 1 sentimental point. Goes same but with increased sentimental points gain. For the tenacity, that gains 2 sentimental points, and 3 for strength and 4 for bravery skills. So always keep in mind you have to use skills with your sentimental points. The more you have, the better it is. So don't be mad and use sentimental points. Spam Aurora and everything will go well. We have another passive that's cool, because magical attack power increased by 10%. So basically you gain 10% magical attack power just by this passive. OP. So next passive is this one. I don't have it unlocked, but awakening charge speed increased by 10% and awakening duration by 10 seconds. I think Eternity Winner has the same passive. By the way, it's okay, it's cool, because you don't have to go on awakening state, because she go in awakening alone, so you don't much care about it. But if you see that you lose it, maybe to add recharge or awakening duration will help you to gain it and to never stay without awakening. Also, when you go with classes faster than you, awakening recharge will help you a lot, because you hit low, and maybe it can happen that when you miss a lot of mobs, you are not able to gain a lot of awakening bar. So it depends on which class you have in your group and so on. Quindi, come dicevo, anche in inglese ho guardato un attimo le passive, rispiegandole. Comunque questa passiva aumenta il tuo mana massimo di 100 e inoltre ti dà, appunto, questa parla della B, che quando praticamente è la passiva che ti attiva questo sistema dei 3 Hello Nisha, che ti permettono al terzo Hello Nisha di resettare la barra delle skill, azzerando il cooldown. Una volta che lo premete, comunque avete 20% di danno aggiuntivo sulle skill per 15 secondi e il 50% di danni, il 50% scusate di MP recovery, e 6 secondi solo per il PvP, 15 per i dungeon. Ok. L'altra passiva invece è quella che è relativa al buff, come spiegavo, appunto, che bisogna sempre tenerlo attivo per potenziare le abilità, perché questa passiva aumenta del 20% le skill appunto che utilizzano Need Help Laby, che sarebbe comunque il buff. Come vedete c'è scritto Need Help Laby. Queste skill qui vengono potenziate tutte da questa passiva qui. Quando appunto usate il buff, la prossima abilità verrà potenziata del 20%. Poi c'è quest'altra passiva, quando voi usate una
una skill una skill che si attiva dalle attive alle 100, 200 fino alle 300, vi faranno guadagnare dei punti sentimento. Infatti qui la passiva dice use sentimental points to make attack stronger, quindi usate usando i punti sentimento l'attacco diventerà più forte. Si guadagnano punti sentimento in maniera più efficiente, quindi durante l'awakening usare i punti sentimento potenzia le tue abilità. Sentimental points recovery after using special active skills 1, quindi quando si usano le special attive si ricarica 1 e poi a seconda se non sei in awakening, quando sei in awakening si guadagnano 1 per le attive, 2 per le 100, 3 per le 200 e 4 per le bravery per le 300. Questi effetti vengono applicati usando i sentimental points e ti dà critical damage 20%, quindi usiamo sempre i punti sentimento che ci fanno sempre comodo, perché comunque ci aumentano il danno, sia grazie a questa passiva che comunque dà 20% critical damage, sia perché comunque i punti sentimento danno probabilità di ignorano la difesa, danno il range aumenta e comunque ti dà la probabilità del 20% di un doppio attacco. In ogni caso, vabbè, dopo i sentimental points valgono per le combo, parlo della Laby base, per cui con la Eternity i punti sentimento potenziavano le skill, mentre invece nella Radiant ciò che potenziano le skill sono il buff, lo Laby e le passive, per cui i punti sentimento sì potenziano le tue combo, però ciò che ti potenziano le skill sono appunto le passive e i buff. Comunque, andando avanti, dopo la passiva qui ti dà 10% danno magico di attacco magico. Bello, molto bello, avere attacco magico in più fa sempre comodo. E qui, come l'altra, Awakening Charge, quindi ricarica e cresce 10%, durata 10 secondi. Ora vi farò vedere un po' tutte le skill fino alla Radiant. I'm helping, rolly. Le altre non ve le faccio vedere perché comunque erano già anche questa, cioè erano già, ve le ho fatte vedere nella Radiant. Bubble Pop, Soaked, alcune skill non le ho, per cui vi invito a controllarle su Wiki. Ok, dunque rolly è una skill need help, per cui la possiamo potenziare. All attribute resistance decrease by decrease elemental attribute resistance from the army by 150 when you use, of course, the buff, so that's cool. Quindi usatela sempre con I'm helping, perché diminuisce la resistenza di bel nome, direi. Vabbè, comunque tipo cosa? Vabbè, è una skill normale, per cui skill
da 50, attiva, nulla di particolarmente speciale, dai. Che bella battuta. Cosa vuoi che sia speciale un'attiva normale? Se no sarebbe stata un'attiva speciale. Dopo questa posso anche chiudere il canale, era bruttissima, va bene, lo so. Va bene, scherzi a parte, comunque as I said, this one is a 50 MP cost skill, so it's yeah, I don't know if we can use it if it's not on PvP, quindi non credo che si possa usare in dungeon se non in PvP, perché comunque non mi sembra un granché utile. Poi questa altra anche non è Bubble Pop, questa è una skill che ho già visto anche in Corea, non è male, 200 di costo, i suoi danni li fa, però non usa il buff come avete visto, non ha caricato finisce, per cui fare tutto il danno deve prendere tutta la skill, per cui magari la si fa in un mini settore, magari, non saprei. Poi Soaked, yes, it's 100 cost special tenacity. It does this multi, yes, I don't know, maybe useful on PvP. I'm not a great user of tenacity skill in dungeon. I don't like them in any character. Maybe there is a character, maybe there are characters that tenacity skills are good, but I don't know. I don't like these skills that much, so non mi piacciono molto queste skill da 100, secondo me non fanno tanto, non mi piacciono, faccio fatica ad usarle anche negli altri PG, alla verità. Distortion, un'altra skill da 100 e MP decrease per 5. Forse in PvP può essere, se in PvP, esatto, in PvP 100 ci può stare 3200, bella skill. PvP this I would use, but not in dungeon, because it consumes MP, and yeah, as I say, tenacity, I don't like them at all. So Swirl, let's look at Swirl. That's useful for dungeons. It's an AoE skill, so it's always useful when you have mobs around you. And if that works, this skill will work fine. You don't need to empower the skill with the buff because it won't consume it. And you will not gain Nisha points. This one we saw before. It will gain, you will gain Elo Nisha, so it's bravery and useful for long way dungeons. So you use it with the buff. So, as I said before, you get a buff and you debuff enemies, you will lower their damage and defense.
quindi questa usatela con il buff, la Milky Way, perché comunque diminuisce, come dicevo, difesa fisica e forza d'attacco all'avversario. Andiamo a vedere altre skill. Questa e poi siamo arrivati, quindi andiamo avanti. Want candy? Bella, carina, cioè per 30 di MP fa 1082, il danno c'è, danni ne fa. It's a low cost skill and I think the power is awesome for the MP cost, so maybe on PvP it would be good to spam it between combos and so on. In PvP sì, come dicevo, basso costo, giocare in mezzo alle combo, power non è male. Groovy, scusate, è carina questa skill perché comunque blocca, fa da muro qualsiasi cosa o persona che avrete davanti, per cui che sia un boss, che sia uno in PvP, avrà jump e movement speed ridotti del 20% per 10 secondi e, come dicevo, facendo il muro, anche dovessero venirvi, insomma non possono passare questo muro, questo è proprio un muro. This skill is a wall, you can't pass it. Maybe I can also let's see if I stream mushroom. Yes, as you can see it's a wall, so no one can pass through this one, so through this derpy cloud. And so it will save a lot you from mini bosses that or bosses that maybe run to you and make your life hard. So this skill can help you a lot. I would say like on Laboratory of Debria, the first mini boss at the second stage, that he usually rush in stoic armor, in stoic mode, and this devil cloud, it won't pass. So for example is good these ways. Quindi, come dicevo poc'anzi, questa skill è molto utile per fare da muro, come per esempio potrete vedere il laboratorio Debria. Nel secondo settore c'è il mini boss che, come sapete, tende a corrervi addosso in stoic, rompendo le scatole. Potete tenervelo alla larga perché lui non passerà questa nuvoletta, quindi è una skill davvero carina, può tornare utile in alcuni casi, è molto situazionale, ma per il costo che ha si può usare, secondo me è carina. Poi next one is Sun Shower. Sun Shower uses need help Laby, so we will use this buff, Laby Chansu. Okay, and with the buff, MP and HP to you and all your allies, so it's cool and it's really support and useful. It's for the cost of it's a bravery, so it's expensive and maybe the damage is not that much. Okay, we can even don't say maybe because the damage is low for a bravery, but you have to think that
Also, this skill heals you a lot and gives you it's cool. Then, non mi ricordo se l'ho detto in italiano. Vabbè, Sun Shower, come dicevo, portato come buff, viene potenziato e tirerà se l'avevo detto. Scusate, sono un vecchietto, quindi abbiate pazienza. Flashy, sostanzialmente falso che knockato, una skill che deve essere comunque carina da usare da usare qui. We will use it in PvP because I don't think in PvP and you are in super armor, so that's cool. In PvP maybe it's an engage free, no one can stop it. Next skill is reflection. As I said before, with the buff, so you can gain decrease the damage you take, and also when you use it with the buff, it has the skill a pushback stronger when you have it power with the buff. Also, as you can see now, I don't use the buff. I one shot. It's as you can see, no pushback. And now you can see a better pushback, stronger one. As you can see, the pushback is powerful. Ok, so quindi dicevo appunto Reflection è una skill che si usa con l'Ainisha. E con Ainisha, oltre a venire potenziata, praticamente dà 40% di danno ridotto, e quando si potenzia ha un pushback che è grande, come avete visto è un pushback maggiore. Quando non la potenziate invece fa un pushback minore, questa è la differenza. Oltre a non darvi, senza il buff, oltre a non darvi la resistenza, fa un pushback minore ai mob che sono dentro. Poi c'è It's Windy, che anche questa è una skill un po' così AOE, che sfrutta il buff. Quando c'è il buff, tutti quelli dentro a questa skill, guadagneranno 20% velocità di corso a forza del salto. Come vedete, It's Windy, all speed increase. Per 8 secondi quindi ha un buff acquisto, l'ennesimo, perché comunque lei ha tutti supporto, quindi non aspettatevi grandi danni, lei fa più che altro supporto e direi che lo fa bene. Credo che come class sia una delle migliori dopo l'Airfluent, che comunque l'Airfluent dalla sua, oltre a essere un supporto, anche più danni. Se li paragoniamo alla Radiant praticamente non toglie praticamente nulla, per cui va bene. Dopo alcune skill non le ho, comunque questa è Everybody Punch. Lei praticamente questa si esegue in salto e fa un punch che scarica a terra in verticale un colpo che fa molti hit. Non ha utilità se non quella di saltare sopra in testa un boss e tirargli la mazziata. Quindi sì, no. Oppure se hai dei nemici sotto li prendi, può essere, puoi farti diversi mob, ma non è che sia proprio una grandissima skill da utilizzare.
che non si presta a molti utilizzi, diciamo. This skill I don't have, but it's a punch you can use only on mid-air, so it's not like it has several uses. You can use on bosses, for example, or on few mobs, because the range is not that high, so you won't use this skill that much, if not on maybe on a mini boss or a boss. And so with the skills we are done for now. I don't have any other things to say. I would just like to say something like don't think about this class as the Eternity winner, because the Eternity is a strong class, okay? It deals a lot of damage with even with low upgrades, with low gear. You can have an output that is better compared to this Radiant class of Laby, because it's not a support class, okay? So you have to keep in mind that Radiant is a support class, so if you don't like supports, it's pointless to use a Radiant, so don't make it if you are not thinking about making a support class, okay? So I don't want to hear or reading comments that Radiant sucks, that a lot of things, because Radiant is a support, so no damage or low damage. She deal damage, but for example maybe she deal the same damage of the Eternity with plus 10, but with plus 11 full okay, so that was an example. Don't keep it for true at 100%. But as support, as I said, the damage is really so don't expect to one-shot bosses, because the only thing that Radiant can do is to one-shot bosses, because she has just one skill and it's splashy splashy that deal like over 24,000%. And if it's not for this skill, she doesn't have a proper boss skill, so bosses will be slow to kill, but you will have fun on clearing dungeons, because of course she has big skills, AoE, and a couple of stage clear skills, like as I said, Milky Way or Hyper skills. So never mind about everything. If you like to be a support, that's a good class, that's really a very good class. Come dicevo, questa è una classe supporto, quindi non lamentatevi dei danni. Le classi supporto in genere non sono fatte proprio per fare danni, a differenza della Eternity, che è un PG da danno. Questa con una Q8 non scenderà come fa la Eternity, per scettare come fa la Eternity probabilmente le serviranno almeno 2 up sopra, e comunque gli servono anche statistiche, quindi non pretendete qualcosa che un support non può darvi. È una classe che comunque è un supporto, che comunque danni ne fa per essere un supporto, non fa i danni dell'Erbluen, nonostante siano
support molto forte, magari non sono dello stesso tier, comunque sono due support. La Radiant comunque è molto carina nei dungeon, ha un buon clear, un paio di skill da settore, e più che altro direi che ha delle skill da AOE, quindi sì, ha un paio di skill da clear di settori, però per il resto sono skill AOE, per cui sì, sono grandi, ma diciamo che si limitano magari allo schermo, questa, quindi con lo schermo anche di fare i danni, e possono essere appunto, come dicevo, altre skill. Comunque vanno poco oltre, come la skill come questa, va tanto più avanti, per cui ecco, dovete fare i conti con un range che comunque non è eccezionale, diciamo che sarebbe stato un range eccezionale se avesse avuto skill come per dire la CBS, che ha un range veramente grande, però comunque con Milky Way e Light si difende abbastanza bene, quindi questo è tutto quello che posso dirvi. Ho fatto un video un po' così registrato senza il livellaggio, perché comunque Laby si è vista ormai anche con le live e quant'altro, quindi non c'è bisogno di ogni volta far vedere il livellaggio dall'1 al 99. Ora purtroppo non sono trasceso, quindi purtroppo non ho potuto farvi vedere alle altre skill. Comunque vi esorto a guardare il suo wiki.net nel caso vi potesse interessare la classe. Io vi ho fatto vedere le combo, vi ho fatto vedere le skill, le abilità, per qualsiasi cosa potete commentare, e niente, adesso aspettiamo di vedere appunto come si comportano un po' queste classi, perché comunque quando esce una classe si possono dire tante cose, però chiaramente uno il personaggio lo deve giocare, se lo deve sentire, e deve capire lui stesso come giocare, perché io posso dirvi, raccontarvi tante cose, però ognuno di noi ha un modo diverso di giocare, per cui io magari posso usare un personaggio di supporto in un modo e uno può usare in un altro, quindi vi esorto sempre a fare comunque anche voi le vostre prove. E aggiungo un'ultima cosa: questo è un personaggio che il mana lo brucia, per cui dovete pensare che magari in dungeon risulterà più comodo andarci con pozioni a volontà, e anche perché c'è una pozione del gigante per poter avere un range e una capacità maggiore di prendere mosse. Comunque skill come Windy possono prendere a mezz'aria, possono prendere sopra e sotto, ma come avete visto non l'ho preso, ma skill come questa magari da più grandi possono prendere sopra e sotto in maniera più efficiente, garantendovi così un danno maggiore, perché prendete più mob, e quindi anche diciamo anche che sfrutterete meglio il vostro mana, perché magari con il costo di una skill potrete fare un clear migliore, quindi non sottovalutate magari il fatto di mettere anche consumo, perché comunque, come dicevo, mana lo consumerete a palate, quindi consumo e ricarica non guasteranno.
Detto questo vi saluto. Prossimamente, probabilmente, non sono sicuro che farò altri video su, almeno qua sull'internazionale, se non per la terza classe, per cui non aspettatevi che trascenda classi o altro, perché comunque ho il mio bel da fare nel server europeo giocando lì, quindi se aspettate magari un video o qualcosa, aspettatevelo per la terza classe quando uscirà qui. E niente, vi ringrazio della visione, dell'ascolto, della pazienza. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato di aiuto, e alla prossima. I hope this video I hope this video will be helpful for you guys, and I will not make another video of Laby till the next class will comes up, the third one, because I have not much time to play here in the international server, because I play on European one, and you know, if you play on one server, it's difficult to play on two different accounts, and also is just for the resonance levels. You know, here for example I'm 53, but in my server I'm 107, so I don't like to play two servers. I just play the minimum requested to just, like I did today, make a video and explain classes for the people that comes here to try the class, to know when the new classes comes up, all that you have to know about the new classes, of course. So thank you everyone for watching the video. If you like it, put a like and share, and if you have questions, if you have something to ask or something that I missed or something you wanna say, just type on comments, and I will answer to all of you, don't worry. So don't be shy, and I hope the video you have enjoyed it. So see you next time. Goodbye. See you on third advancement class of Laby. It's hard English. Goodbye. See you next time. Bye bye. Ciao ciao.